Mi fanno pagare le tasse sul magazzino. Questa è la credenza dell'imprenditore titolare di una micro o piccola impresa. Ma cosa c'è di vero? E se si alterano i valori di magazzino, quali saranno le conseguenze? Ne parliamo in questo video. L'inserimento del valore del magazzino è spesso l'ultimo dato che l'imprenditore consegna al suo commercialista. Prima chiudi il bilancio senza le rimanenze e poi ti dico che valore inserire, dice. Convinto in questo modo che a determinare l'andamento economico-patrimoniale della propria impresa sia il valore del magazzino. Convinto che essendo questo l'ultimo valore inserito sia questo a determinare il risultato di bilancio e quindi le imposte da pagare. Ebbene, così non è. E l'alterazione dei valori di magazzino, oltre che non generare alcun risparmio d'imposta perché ciò che non pago in un anno lo pago maggiorato anche l'anno dopo, crea anche delle distorsioni nei risultati dell'analisi di bilancio, facendo prendere decisioni sbagliate o provocando l'omissione di decisioni importanti per la salute aziendale. Ma vediamo di capire nel modo più semplice possibile perché necessiti inserire a bilancio il valore delle rimanenze di fine periodo e perché sia opportuno che il loro valore sia quello effettivamente corretto. Il principio di base è che il bilancio di esercizio deve rappresentare a conto economico il risultato del periodo di riferimento, risultato che sarà dato dalla differenza tra ricavi e costi di competenza, cioè riferiti esclusivamente all'arco temporale considerato per il bilancio annuale dal primo all'ultimo giorno dell'esercizio, che poniamo sia corrispondente all'anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre. Focalizziamoci ora solo sugli aspetti economici che interessano il nostro tema odierno, quindi il magazzino. Poniamo con un esempio di essere in un'impresa commerciale che nel corso dell'anno effettua 3 milioni di acquisti di merce. A conto economico avrà imputato 3 milioni di costi per acquisto merce. Di quei 3 milioni, ipotizziamo ne abbia venduto solo 1 di milione, al valore di vendita doppio del prezzo di acquisto, quindi le vendite per 2 milioni di ricavi, si intende. A conto economico avrà quindi imputato 2 milioni di ricavi, ovviamente. Il risultato di esercizio provvisorio sarà una perdita di 1 milione, cioè 3 milioni di acquisti, costi, 2 milioni di vendite, ricavi, perdita 1 milione. Ma la realtà è che l'impresa ha avuto un risultato economico positivo di 1 milione, in quanto ha venduto 1 milione di merci acquistate a 2 milioni di vendite. Per ottenere il corretto risultato di bilancio necessita allora annullare, mantenendoli ma rettificandoli, i costi che non hanno ancora prodotto ricavi. Necessita rettificare, annullandolo, il valore delle merci invendute e ancora presenti in magazzino. È a questo punto che entra in campo la valorizzazione delle rimanenze finali di magazzino. Valorizzare la merce invenduta, in questo caso 2 milioni, inserendola tra i ricavi, consente all'effetto di azzerare i costi da merce invenduta e ciò permette la rilevazione dell'esatto risultato conseguito nell'esercizio. In altre parole, la collocazione del valore del magazzino tra i ricavi non costituisce, come invece percepito dall'imprenditore, un aumento dei proventi, ma piuttosto uno storno di costi pari al valore di acquisto dell'invenduto. Non a caso, infatti, attraverso una scrittura contabile appropriata, quello stesso valore che al 31 dicembre rappresenta le merci invendute presenti in magazzino diviene all'1 gennaio dell'esercizio successivo il valore dei, diciamo così, primi acquisti dell'anno, provenendo appunto dal periodo precedente, acquisti di merce di cui l'azienda è proprietaria e presente merce presso i propri magazzini e che sarà venduta nel corso del periodo successivo a quello di acquisto. E quindi
i costi relativi a quegli acquisti saranno considerati soltanto quando quegli acquisti produrranno delle vendite, dei ricavi. Se così non fosse, infatti, la nostra impresa commerciale si troverebbe il primo anno ad avere una perdita di 1 milione, come abbiamo appena visto, e l'anno successivo, non avendo nessun valore tra i costi a conto economico, ad avere un utile, quindi un reddito, di 4 milioni, stante che rivende al doppio del prezzo di acquisto, pagando le relative imposte. Ecco perché ho detto prima, quello che non paghi un anno lo paghi forse di più l'anno dopo. Mentre in realtà avrà concretamente conseguito per il primo anno un utile di 1 milione e l'anno successivo un utile di 2. L'esempio riportato è volutamente estremizzato, ma il meccanismo dà gli stessi risultati anche quando l'alterazione dei valori di magazzino sia riferita ad importi inferiori. L'importo delle rimanenze finali non valorizzato in un anno produrrà meno rimanenze iniziali l'anno successivo, con il conseguente effetto di ridurre i costi nel periodo successivo, e una riduzione di costi si riflette direttamente sul risultato esercizio, aumentandolo. Peraltro, se il nostro imprenditore continuasse a ripetere la stessa manomissione di anno in anno, si troverà nel medio periodo ad avere risultati incoerenti e complessivamente insostenibili. E questo anche ai fini dell'applicazione dei sistemi di controllo dell'Agenzia delle Entrate, i cosiddetti ISA, cioè gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Ma a parte l'illusione di risparmiare imposte, la pratica di alterare i valori di magazzino porta con sé anche delle problematiche di altra natura. In primo luogo, questa pratica fa in concreto perdere all'imprenditore la cognizione della consistenza economica del magazzino. E ciò potrebbe far sì che dopo alcuni anni il magazzino fuori controllo sia costituito in parte sempre crescente da merce non più vendibile. Ma il magazzino, ricordo, rappresenta un valore circolante e non un'immobilizzazione. Per far comprendere questo aspetto ricorro sempre a questo piccolo espediente. Dico all'imprenditore: ora vai in magazzino, fai un inventario, però immaginati di non vedere la merce sugli scaffali, ma banconote da 50 euro che rappresentano il valore della merce che hai da anni sugli scaffali. Quei plichi da 50 euro, invece di essere in banca, sono sui tuoi scaffali e ti costano parte degli interessi che paghi alla banca. E considera che più passa il tempo e meno saranno recuperabili questi denari, in quanto la merce sta invecchiando, deprezzandosi, se non addirittura diventando totalmente invendibile. Quello che intendo dire è che un'analisi di bilancio realizzata su valori reali fornisce un indice, che è quello di rotazione del magazzino, che quantomeno a valori consente all'amministrazione, in primo luogo, anche in assenza di una gestione del magazzino informatizzata, di accorgersi subito se tra le giacenze sta accumulandosi merce invenduta. Evidenza impossibile da realizzare a valori alterati. Ulteriore conseguenza è che l'impresa non potrà più contare sulla veridicità dei dati scaturenti dall'analisi di bilancio per quegli indici e flussi che coinvolgono il valore di magazzino. Presentare al commercialista un bilancio alterato è, come dire, recarsi dal proprio medico con gli esami di un'altra persona. Le consulenze che possono essere offerte si riferiranno a una situazione non reale. Impossibile comprendere l'effettiva redditività delle vendite, le percentuali di ricarico, l'incidenza degli acquisti nella formazione del risultato esercizio. Tutti dati che assumono, a rimanenze alterate, lo stesso valore di un tiro di dadi. Terzo elemento da non sottovalutare è il supero dei limiti di confine per considerare l'evasione reato tributario, che si realizza quando l'alterazione dei valori generi un'evasione di imposta superiore a 30.000 euro o le alterazioni di valori intervengano sulla formazione del reddito di esercizio abbattendolo artificialmente per oltre 1,5 milioni di euro, oppure ancora qualora questa alterazione riducesse artificialmente gli elementi attivi di reddito per oltre il 5% del loro totale. E questo è un limite particolarmente pericoloso,
soprattutto per le micro e piccole imprese, in quanto il 5% è facilmente superabile. La norma di riferimento adottata è l'articolo 3 del decreto legislativo 74 del 2000 e successive modificazioni. Detto questo, che è il cuore di questo video, riepilogo brevemente quelle che sono le modalità di valutazione delle rimanenze di magazzino. È il caso di premettere che la contabilità di magazzino diviene scrittura obbligatoria solo se i ricavi sono superiori a 5.164.000 euro e le rimanenze superiori a 1.100.000 euro. Quindi sono due limiti che devono coesistere. Questi valori sono stati aggiornati all'euro soltanto col decreto legge 146 del 2021, cosiddetto decreto fiscale, convertito nella legge 215 del 17 dicembre 21 in Gazzetta Ufficiale 301 del 20 dicembre sempre del 2021. Tuttavia, al di fuori degli obblighi di tenuta, adottare dei sistemi di controllo di carichi e scarichi del magazzino, sia a quantità che a valori, si rivela opportuno per realizzare un'attività fondamentale nell'impresa, il controllo di gestione. Veniamo a noi. Anzitutto è magazzino tutto ciò che è di proprietà dell'impresa. Infatti è il titolo di proprietà che comporta l'inclusione dei beni tra le rimanenze di magazzino. Con il passaggio della proprietà, infatti, sono trasferiti anche tutti i rischi connessi al bene, quindi perdita e distruzione in primo luogo. Ciò significa che saranno da ricomprendere tra i valori di magazzino anche quei beni che, presso terzi, risultino ancora o risultino di proprietà dell'impresa. Quindi ad esempio beni in visione, beni depositati presso magazzini di terzi, beni in esposizione presso fiere o terzi in generale. Per le merci o materie prime, la valorizzazione del magazzino può essere eseguita applicando o il costo specifico, che costituisce lo standard praticamente a ciascun bene esistente, sia esso recente o antico come data di acquisto, gli si attribuisce il preciso valore di acquisto. Tuttavia, immaginiamoci però un'impresa nel settore del commercio, di mangimi ad esempio, che stipa le scorte in silos, come potrebbe utilizzare il metodo del costo specifico? Come potrebbe infatti sapere quanta merce di una fornitura e quanta di un'altra è contenuta mescolata nei silos? Ecco allora che anche per consentire la valutazione nei casi di impossibilità di adottare il metodo del costo specifico, in alternativa si possono adottare il metodo della media ponderata, il LIFO, last in first out, cioè l'ultima merce entrata è la prima uscita, ovvero il valore dell'ultimo bene entrato in magazzino, quindi il più giovane, sarà attribuito al primo bene che esce dal magazzino. In questo caso ovviamente il magazzino sarà valorizzato ai prezzi di acquisto più antichi. Oppure ancora il FIFO, first in, first out. La prima merce entrata è la prima uscita, ossia il valore del bene entrato per primo, quindi il più anziano, è attribuito al valore del bene che esce per primo. E l'adozione di questo metodo comporterà una valorizzazione del magazzino ai prezzi più recenti. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori, quali ad esempio trasporto, oneri doganali e altre imposte non recuperabili, purché direttamente imputabili. Sono però esclusi gli oneri finanziari. Per le manifatturiere, inoltre, le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti sono valutate al costo di produzione, che comprende i costi diretti e indiretti sostenuti per portare la materia prima allo stato in cui è effettuata la valutazione. Il tutto, se ci pensiamo, è assolutamente in coerenza con il principio enunciato in apertura, ovvero necessita individuare i costi sostenuti dall'impresa che non hanno prodotto ricavi e rinviarli all'esercizio in cui per effetto della vendita li produrranno i ricavi e quindi concorreranno alla formazione del risultato di esercizio che, se sarà un utile e costituirà poi un reddito, sarà solo quello effettivamente realizzato e verrà tassato, certo, ma nella sua entità corretta. Bene,
Vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati e se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su. Grazie.